Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi andiamo a parlare di lui, Redmi Watch 4, uno smartwatch che siamo poco sotto dei 100 euro, uno smartwatch con un display enorme che dopo andremo a vedere assieme ed è uno smartwatch con il sistema operativo HyperOS, uno tra i primi con questo sistema. Ho già recensito lo Xiaomi Watch S3 e adesso vi porto lui, Redmi Watch 4. Quindi andiamo a vederlo, facciamo la prima configurazione, le prime impressioni e poi vediamo com'è andata. Eccoci qua, andiamo ad aprirlo e vedere le sue caratteristiche e soprattutto ad associarlo per la prima volta. Bene, quindi abbiamo la nostra scatola, andiamo a fare un attimo un riassunto, abbiamo un display AMOLED, abbiamo una batteria che dura fino a 20 giorni in modalità normale, supporta il sistema GNSS, ha anche le chiamate Bluetooth ed ha più di 150 modalità di sport. Allora, apriamo la nostra scatola, eccoci qua, questo è il nostro smartwatch, guardate che display che ha, è veramente enorme. Adesso io lo confronto un attimo col mio Samsung e guardate che display. Comunque adesso andiamo a vederlo anche acceso perché merita veramente. Nella scatola troviamo il nostro orologio, troviamo il nostro alimentatore che è magnetico, va attaccato sotto come i classici Redmi, e poi dall'altra parte abbiamo delle piccole istruzioni, un manuale molto veloce. Bene, quindi adesso iniziamo a vedere il nostro orologio, vi faccio vedere anche come configurarlo, sempre con la stessa applicazione MyFitness, quindi molto semplice, così vediamo insieme. Allora, lo accendiamo. Allora, stiamo parlando di un display da 1,97 pollici, veramente uno tra i più grandi che ho visto fino adesso come display. Abbiamo una cassa in metallo con la corona girevole, perché guardate, vedete? Posso girarlo. Poi abbiamo detto una batteria molto valida perché possiamo fare fino a 20 giorni, allora io vi dico siamo intorno ai 10-12 giorni di autonomia. Vado a premere italiano e lui cosa mi dice? Scaricami Fitness sul telefono e connettilo, oppure scannerizza il nostro QR. Quindi adesso vado a prendere il mio smartphone e lo collego. Eccoci qua. Allora, per connettere il dispositivo purtroppo si era bloccata la telecamera e io adesso l'ho già connesso. Allora, andiamo sull'applicazione MyFitness, ok? Qui dove c'è scritto più, mi dice aggiungi dispositivo. All'inizio avevate visto che c'era un codice QR, basta scannerizzarlo e lui mi rileva il dispositivo e si aggancia in automatico. Adesso lui è già agganciato, quindi partiamo da qui che è già fatto. Comunque è un passaggio molto molto veloce, l'importante è aver già configurato il nostro account, diciamo così. Bene, allora adesso vi metterò vedete qua che se vogliamo mettere in background tutte le applicazioni, gli do attiva, quindi dobbiamo dargli il permesso perché comunque Xiaomi o Redmi che sia mi chiede sempre il permesso. Allora, vado un attimo ad aumentare la retroilluminazione perché si blocca ogni 5 secondi, quindi vado su display, luminosità, blocco automatico e ogni 5 secondi io vado ad aumentarla a 60, in modo che non devo sempre schiacciare il tasto del nostro dispositivo perché si spegne il display. Quindi adesso ho messo 60 secondi di inattività. Luminosità metto sempre automatico, così resta luminoso quanto vogliamo. Bene, e partiamo da qui, dalla nostra applicazione che già conosciamo, per chi non ce l'ha, MyFitness è questa, che vedete qua, molto semplice da usare, sempre più completa e per sempre più dispositivi. Allora, quello che vi dicevo io è che questo dispositivo qua ha il sistema operativo HyperOS, che sarà il nuovo sistema operativo per quanto riguarda tutti i prodotti della Xiaomi. Quindi andiamo pure a vedere qua su informazioni,
vado a vedere Redmi Watch 4 Xiaomi HyperOS 2.1.53, appena fatto un aggiornamento, e quindi adesso metto da parte il mio orologio, sì scusate, il mio smartwatch, e qua abbiamo tutte le nostre caratteristiche. Bene, guardate che display, veramente stupendo, bellissimo, un display da 1,97 pollici AMOLED, quindi un display così grande io sinceramente non l'ho mai visto, molto ben visibile, corona che vedete qui in alluminio, è attiva, quindi funziona. Adesso vi faccio vedere magari sulle impostazioni dove andiamo, quadranti, vedete? Si può girare tranquillamente, ben fatta, veramente ben, un bel design, insomma. Notifiche, rilevamento automatico, PIN, disposizione, batteria, sistema e tutto quello che serve. E poi potete dare il click per tornare indietro. Quindi non abbiamo i tasti laterali, ma facciamo tutto con la corona che c'è qui. Posso cambiare i display, che ne ho tantissimi, più di 200. Guardate anche questo qua. Cioè, avendo un display così grande, possiamo sfruttarlo al massimo. Veramente, secondo me, bellissimo. Qui andiamo sul menu, che è il nuovo sistema che vi dicevo HyperOS, e abbiamo tutte le funzioni. Allora, partiamo che delle cose che di solito servono, oltre 150 sport, abbiamo anche le dirette, così premo qua e vado già in allenamento. Per andare dentro sul menu premo sempre il tasto laterale, ha l'ossigenazione del sangue, i battiti cardiaci continui, molto veloce, il sonno, perché è un sonno intelligente, quindi misura tutto quanto, poi ve lo riportano nell'applicazione ed è veramente fatto molto molto bene. La musica, le chiamate, la rubrica, perché possiamo anche avere la rubrica per fare le chiamate direttamente dal nostro smartwatch, però deve essere collegato via Bluetooth sempre al nostro al nostro smartphone. Quindi è collegato via Bluetooth, lo usa il nostro cellulare, ma le chiamate si sentono da qua, che qui abbiamo l'altoparlante e qui abbiamo il microfonino. Qui sotto abbiamo tutti i sensori per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue, lo stress, eccetera. Per cambiare il cinturino faccio così, stacco qua e lo riattacco. Stacco anche questo. Per chiuderlo, vedete che c'è questo passa cinturino qua, poi lo blocco e lui resta bloccato lì. Ha un display, secondo me, fenomenale. Fotocamera, non ha l'NFC, attenzione che questo orologio non ha l'NFC. Siamo sotto i 100 euro, perché siamo a 99,90 euro, e non avendo l'NFC non posso fare neanche i pagamenti. Non vedo l'altimetro, e quindi non ha neanche il barometro. Ha la bussola, che è qui, basta calibrarla. Abbiamo la torcia e tutte le funzioni. Mentre per quanto riguarda il menu abbiamo quadranti, e qui posso andare a cambiare i vari quadranti, poi andiamo a vederli magari dall'applicazione, display, suoni e vibrazione, notifiche, rilevamento automatico dei nostri sport, non sono tutti gli sport, però alcuni possiamo metterli in automatico, il ping se vogliamo mettere un blocco per quanto riguarda lo schermo, disposizione a griglia o ad elenco, i nostri widget, la batteria, 64%, risparmio energia. Vedete, 64% mi dà ancora 12 giorni e 19 ore. Dopo bisogna entrare un attimo sulle impostazioni e magari fare, logico che se inizio a fare uno sport col GPS, ha voglia, consuma molto di più. I quadranti sono belli, bellissimi, proprio. Tu ripeto, avere un quadrante così grande è tanta roba. Tanta, guardate anche questo con i numeri che grandi che sono. E possiamo anche andare a modificarli. Questo è bello anche con le lancette. Sì, guardate anche la lancetta che definizione che ha. Non so se riuscite a vederla, ecco qua. Me la metto un po' più vicina, si mette a fuoco. Ok. Cioè sembra un orologio quasi 3D, anche il 3 qui che è in rilievo. Molto molto bene. Bene, adesso andiamo a vedere un attimo l'applicazione, magari. Registro lo schermo così ve lo metto qui vicino. Quindi registrazione schermo. Via. E poi ve lo metto qua in parte, poi ve lo metterò così riuscite a vederlo meglio.
L'applicazione è così, qui mi viene lo schermo del nostro orologio, connesso, batteria al 65%, gestisci i quadranti, e qua abbiamo tutti i quadranti che possiamo scaricare e vedere, guardate quanti ce ne sono. Logico, se vado a mettere un quadrante tipo questo, il Classic, consuma molto meno batteria, perché non è a colori e non è retroilluminato. E qua ne abbiamo un'infinità. Poi sempre qui abbiamo le notifiche, se vogliamo attivarle, chiamate in arrivo, sveglia, promemoria, meteo, orologio mondiale, e chi più ne ha più ne metta. Non c'è uno store dove scaricare giù le applicazioni, quindi le applicazioni che abbiamo sono dentro, i widget e quelle cose là. Sono dentro e non possiamo cambiarle. Bene. Quindi abbiamo detto della batteria, abbiamo detto del sistema GNSS integrato, quindi anche per quanto riguarda se andiamo a fare una camminata, se andiamo in giro, non c'è nessun problema, ha un dettaglio veramente, sì, cioè è molto preciso se andiamo a fare una camminata, molto molto preciso. È anche impermeabile, 5 atmosfere, quindi possiamo andare a fare tranquillamente nuoto in piscina, al mare. Ecco, se andate al mare magari con l'acqua salata, poi quando venite su dategli una risciacquata, perché il sale comunque corrode. E avete le chiamate Bluetooth e tutto quello che possiamo avere da un orologio. Manca l'NFC, e quella è una mancanza, vabbè, ha il GPS integrato. Mancando l'NFC non posso fare neanche i pagamenti, quindi non funziona Xiaomi Pay. E poi che dire, è un bel orologio, è molto molto carino. È compatibile anche con Strava e con Apple Health ed e c'è la possibilità appunto di mettere tutti questi quadranti che secondo me sono veramente eccezionali. Bene signori, che dire, nuova notifica, guardate, eccoci qua. Possiamo tranquillamente, faccio ignora e la elimino. Però il quadrante ci sta tutto, molto molto carino. Bene signori, che dire, io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, è il link del negozio dove lavoro, quindi mi aiutate anche a crescere e a far crescere il negozio. E se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito, non costa nulla, e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.